Ciao e benvenuti sul mio canale. Oggi torniamo a parlare di linguistica e del suono più geniale della lingua inglese, che è uno dei motivi principali per cui amo l'inglese e penso che sia una lingua intelligentissima, ed è il famosissimo, ormai famosissimo suono schwa. Ho fatto un video che vi lascio qui sul linguaggio inclusivo, dove vi accenno un pochino di elementi tecnici del suono schwa ed ovviamente poi parliamo di quello che penso sul linguaggio inclusivo, ma oggi parliamo proprio del suono a livello tecnico e proprio non capisco, ma proprio di cuore non capisco come mai sia stato scelto come potenziale suono per il linguaggio inclusivo, perché è il suono più insignificante ma allo stesso tempo più importante dell'inglese, ma è un non suono, è un suono inutile proprio, quindi ne sceglierei un altro. Capisco che in italiano rimane solo la lettera U, cioè il suono U, che è un suono che a me non piace, quindi spero davvero che non venga scelto. Però proprio non capisco perché sia stato scelto lo schwa, perché proprio vedremo che è un suono inutile. E prima di cominciare, mi raccomando, iscrivetevi e lasciate un mi piace e iscrivetevi e fatemi sapere nei commenti se avevate mai studiato il schwa in inglese a scuola, o anche se so che in italiano viene associato al linguaggio inclusivo, ma non so se si parla di cosa sia davvero come suono. Quindi fatemi sapere. Ho i miei appunti qui, quindi guarderò giù un po', perché è proprio una cosa che adoro insegnare. Allora, queste cose le ho sempre solo insegnate in inglese, quindi vedremo se riesco, perdonatemi se non so spiegarmi bene in italiano. Allora, partiamo dall'inizio. Esistono due tipi di lingue. Abbiamo le lingue basate sulle sillabe, come in italiano, in cui praticamente ogni sillaba ha la stessa importanza e lunghezza, mentre abbiamo quelle che noi chiamiamo stress time languages, che sono quelle basate sul ritmo e si basano principalmente sulle sillabe accentate, come l'inglese, e quindi le sillabe accentate hanno un'importanza maggiore e questo ha delle ripercussioni enormi sul resto della lingua. Io conosco solo l'inglese, ce ne sono di sicuro delle altre, ma siamo qua a parlare d'inglese. Fun fact: stress vuol dire accento. Stress vuol dire anche lo stress italiano, ma proprio tipo l'accento della sillaba, diciamo stress. Quindi è per quello che lo usiamo. Stress viene usato anche come verbo, oltre al fatto di stressare, ma anche appunto noi diciamo, stress vuol dire mettere in evidenza, cioè I can't stress enough how important this is, vuol dire non posso sottolineare abbastanza quanto sia importante, cioè non posso stressare, non posso evidenziare abbastanza quanto questo sia importante, vuol dire che è importantissimo. E quindi appunto questa cosa ha delle ripercussioni enormi, che sono delle genialate secondo me, ed è un peccato enorme che non vengano insegnate a scuola, ma capisco anche il perché. Pronuncia è la parte più difficile delle lingue da imparare, soprattutto quella inglese, e capisco che gli studenti si annoierebbero, già di sicuro non ascoltano, se poi gli insegni la pronuncia, ciao, quindi capisco, ma è proprio un peccato. Ma vabbè, ovviamente sapete che mi piace l'inglese e verrà fuori costantemente in questo video, ma
non sono qua a convincervi di farvi piacere l'inglese, ve lo porto solo come proprio fatto scientifico, cioè come fatto interessante a livello scientifico. E cioè, vorrei sapere come siamo arrivati ad avere questa cosa, perché è incredibile. Allora, sempre nel video del linguaggio inclusivo ho già fatto qualche esempio, però ve li riporto e ne facciamo degli altri. Allora, cosa vuol dire che alcune sillabe sono più importanti di altre? Allora, in qualsiasi lingua ogni parola ha un proprio accento, cioè se una parola ha più di una sillaba, ci sarà una sillaba accentata che è quella principale. Nella parola italiana casa l'accento è sulla prima sillaba K, non diciamo casa. Se dicessimo casa l'accento sarebbe sulla seconda sillaba, quindi la seconda sillaba za sarebbe la più importante, ma per puro caso la sillaba importante in questa parola è K. Quindi in tutte le lingue succede. In inglese la maggior parte delle volte l'accento cade sulla prima sillaba, ma ci sono tantissime eccezioni e tantissime cose da tenere in considerazione. Però di solito se doveste fare se doveste indovinare, le probabilità è più che sia sulla prima sillaba, ma vedremo che non è sempre così, appunto. Cosa vuol dire? Vuol dire questo in inglese che la sillaba accentata, quindi the stressed syllable, è quella che deve avere più importanza e i suoni vocalici di questa sillaba sono usati a pieno, cioè ogni sillaba principale, ogni stressed syllable ha un suono vocalico forte, che può essere un suono corto. In inglese abbiamo ad esempio a, o, u, e. Può essere un suono lungo, u, i, a, o un dittongo, quindi due suoni insieme, tipo o, tipo au, oe. Perché appunto è la sillaba che il nostro cervello deve assolutamente sentire, perché è quella che porta più peso nella parola. Cosa succede? Se però la parola ha più di una sillaba, di solito succede che le sillabe non accentate cambiano, cioè non cambiano, i suoni vengono ridotti a dei suoni più semplici da produrre. Cioè, guardiamo questa parola e dove abbiamo due sillabe. Abbiamo la prima sillaba che è semplicemente la lettera A, e poi abbiamo about. Quando diciamo questa parola noi diciamo about, 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 dove vediamo che l'accento della parola è sulla seconda sillaba bout, bout. Non diciamo about, diciamo about, about. E questo è importante perché questo ha delle ripercussioni fortissime sulla prima sillaba, che appunto non è accentata. Noi non diciamo about, perché questo A sarebbe un suono pieno, un suono forte, che vi rimando il video sul suono A che abbiamo fatto qui. Non diciamo about. A è un altro modo per pronunciare la lettera A in inglese, ma col fatto che appunto questa sillaba è meno importante, è quasi insignificante, noi trasformiamo questa A in una semplice schwa. Il suono schwa, oltretutto, non l'abbiamo ancora detto, è il suono è il suono più, io lo chiamo un non suono, è il suono più pigro che esista, almeno in inglese, ed è un suono che viene prodotto con nessun tipo di movimento. Ogni volta che produciamo un qualsiasi tipo di suono, usiamo le labbra, i denti, la lingua e la mandibola, quindi apriamo la bocca
in vari modi, le labbra sono o piatte o arrotondate, la lingua va su, va sempre su, nelle vocali, cioè, no, scusate, in praticamente tutti i suoni, certe parti della lingua vanno su, mentre per questo suono io non voglio assolutamente niente. Io praticamente lo insegno come l'unico suono che si può fare quando vi svegliate la mattina, cioè un semplice cioè non avete energia di dire nient'altro. Tecnicamente, se guardate una tabella della bocca, viene detto che sì, la parte centrale della lingua va su un pochino, ma io non voglio assolutamente che voi pensiate attivamente di farlo. Io voglio che voi pensiate di fare questo suono, che appunto chiamo non suono, e la lingua, il vostro cervello muoverà la lingua automaticamente, quindi, perché se ci pensate, dopo cominciate a mettere tensione in altre parti della bocca, e appena usate un po' più di energia della zero energia che si richiede, viene fuori un altro suono. Quindi semplicemente se curvate un po' le labbra o se spingete sui denti, viene fuori qualcos'altro. Quindi voi pensate a non fare niente, quindi è un suono che appunto, tornando al linguaggio inclusivo, è un suono che si perde, quindi non capisco proprio perché sia stato scelto, ma proprio, ripeto, non lo so di cuore, non sto prendendo in giro. E quindi questo succede in tantissime parole. La differenza con l'italiano, ad esempio, che appunto è una lingua basata sul tempo delle sillabe, è che non succede, le vostre sillabe non cambiano, le vocali delle vostre sillabe non cambiano, non vengono ridotte a un suono più corto o meno importante, tutte hanno A, E, I, O, U e basta, o i dittonghi. Mentre da noi succede tantissimo, e semplicemente se voi dite about, anche se questa A è un suono fatto bene in inglese da madrelingua, ma nella parola about non esisterebbe, quindi appena sento qualcosa che non è una schwa, capisco che non siete madrelingua. È proprio molto molto brutale come cosa. Ho fatto anche l'esempio l'altra volta della parola che letta in italiano sarebbe tipo opinion, ma andiamo a vedere qual è, dov'è l'accento della sillaba. È in opinion, quindi P è la sillaba accentata, e le due O, col fatto che sono in sillabe non accentate, diventano tutti e due schwa. Quindi non diciamo opinion, perché vedete, se dico O, guardate quanto movimento c'è, quindi questa O sarebbe un suono pieno, un suono forte. Se lo volete aprire e dire opinion, questa O, vedete, c'è ancora più apertura, c'è troppa energia. Noi diciamo semplicemente opinion. E innanzitutto, se dite qualsiasi altra cosa, quindi semplicemente dire opinion, vi rende stranieri. Ma oltretutto, facendolo al contrario, se provate a dirlo bene con una schwa, vi farà sembrare molto di più madrelingua immediatamente. Usare lo schwa proprio vi cambia da così a così. Quindi ve lo raccomando tantissimo per sembrare più inglesi. Le cose che dico riguardo allo schwa valgono sia per l'inglese che per cioè per tutti gli accenti dell'inglese. Vedremo che gli accenti inglesi che tengono la r ogni volta aggiungono semplicemente questo r dopo, ma il suono della vocale rimane comunque schwa in tutti gli accenti. Ci sono alcune parole che cambiano da accento a accento, ma sono proprio eccezioni, ma come idea e concetto la schwa non cambia.
Continuo a guardare alcune parole. Andiamo a guardare la parola famous, dove abbiamo la sillaba accentata, che è la prima, quindi fei, e poi abbiamo mus, che è la seconda sillaba. E in questo caso vediamo che anche due vocali insieme possono diventare una schwa. Non diciamo famous, non diciamo famous, non diciamo famous, diciamo famous, e questa OU diventa semplicemente una schwa. Vedremo altre parole adesso. Voglio che sia ben chiaro, questa regola succede il 95% delle volte. Succede che esistano delle parole con più di una sillaba dove tutte e due le sillabe, dove anche la sillaba non accentata tiene un suono forte, quindi non succede al 100%. Però se vi do una parola che non conoscete neanche, ma vi dico quale sillaba è accentata, se dovete indovinare come pronunciare le altre, dove vedete una vocale mettete la schwa, perché al 95% delle volte sarà una schwa. Ovviamente la schwa si applica solo ai suoni vocalici, le consonanti non diventano schwa. Quindi OU di famous diventa schwa. Adesso vediamolo, ne vediamo un'altra. Noi non diciamo second, ma diciamo second, dove la O della seconda sillaba diventa E, quindi second. Dire second vi rende immediatamente stranieri, proprio brutalmente così. E adesso andiamo a vedere una delle frequenze più importanti, cioè alla fine di una parola. Ogni parola che finisce con ER viene pronunciata con una schwa. Quindi noi non diciamo teacher, diciamo teach. In americano la schwa rimane, ci aggiungiamo semplicemente una R, quindi sarebbe teacher, ma non sarebbe teacher. Quindi la E diventa comunque una schwa. Io rimango British, no, perché è più bello e poi è quello che so io. Quindi diciamo teacher, e tutte le parole con ER alla fine sono così. Tutti i lavori, a football, tutti i comparativi, better, o better in americano, ma non è better, no. Bigger, taller, tutte queste ER diventano semplicemente una schwa. Ma non solo ER, ma abbiamo anche tipo OR, quando diciamo act, non diciamo acto. Questo sarebbe un suono lungo, quindi un suono forte. No, diciamo semplicemente act. In americano it's actor, dove abbiamo questa R forte, ma la O diventa comunque una schwa. Ci sono alcune eccezioni con le parole che finiscono in OR, ci sono un paio di eccezioni qua e là dove tieni la O lunga, ma ripeto, se doveste indovinare a caso mettete sempre una schwa. E adesso guardiamo tutte le parole che finiscono con una A. Allora, in inglese non esiste che una parola finisca con una A scritta, quindi tutte le parole che finiscono con una A sono parole straniere, tra cui pizza. Quindi noi allunghiamo anche la prima I, non diciamo P, diciamo P, ma non possiamo dire pizza, diciamo pizza, e mettiamo questa
schwa. Tutti i nomi di donna, non diciamo Laura, diciamo Laura, diciamo Sarah, diciamo sofa, non sofa. Perché? Perché questo? In inglese una parola non può finire con un suono vocalico corto, a meno che non sia una schwa o una i. Di queste cose ne ho un po' parlato in questo video dove abbiamo parlato del suono o, quindi vi rimando lì se volete riguardare l'inizio soprattutto. Quindi non esiste, cioè il suono a esiste in inglese quando diciamo cup of tea, ma una parola non può finire con il suono a, non esiste. Il suono e di ben esiste, ma non possiamo finire una parola con una e, non esiste. Possiamo finire la parola con una e come lettera, ma non con il suono e. Quindi possiamo scrivere una parola che finisce con una A scritta, ma il suono A no. Solo una parola può finire con gli unici due suoni corti con cui può finire sono la schwa, che praticamente è il 99% delle volte, e oppure una I, tipo quando diciamo sete, i. Può finire con un suono lungo e con un vocalico lungo e con un dittongo ovviamente, ma solo con questi due suoni corti. E quindi insomma la schwa si trova dappertutto, praticamente dappertutto, solo però esclusivamente in sillabe non accentate. Quindi torniamo ad esempio a act, dove la prima A è la sillaba accentata, non potremo mai dire act, perché il suono schwa è un suono inutile, quindi non possiamo usarlo in sillabe importanti. Quella A può essere pronunciata in 300.000 modi, ma assolutamente non con una schwa se è accentata. Quando invece andiamo su about, col fatto che la sillaba accentata è la seconda, in quel caso lì quella A sì che può essere pronunciata con una schwa. Ovviamente se la parola ha solo una sillaba, la schwa non esiste. Cioè se io vi dico dad o mum, non si può mettere la schwa perché hanno solo una sillaba. Quindi questa è l'idea generale della schwa all'interno di parole. Ma questo, cioè vi chiederete, ma è davvero così eccezionale? Per il momento, cioè con quello che vi ho spiegato fino adesso, non è neanche niente di che. Ma adesso preparatevi a prendere ancora più appunti perché parliamo della vera genialata. Allora, questa è una cosa tecnica che succede in tutte le lingue ma che non viene insegnata. Succede anche in italiano questa cosa, ma capisco perché non viene insegnata, perché in italiano, in spagnolo o in francese o anche in tedesco, cioè lingue basate sulle sillabe, non ha nessuna importanza. Ma ogni lingua ha due tipi di parole. Noi le chiamiamo content words and function words, quindi parole di contenuto e parole di funzione. Cosa sono? Le content words sono le parole che hanno contenuto, quindi che portano significato importante, e sono le parole che il tuo cervello ha bisogno di sentire assolutamente per capire cosa sta succedendo. E queste sono, in tutte le lingue, sono nomi, aggettivi, avverbi e verbi. Tutto il resto viene chiamato function words, quindi parole funzioni, che le possiamo quasi chiamare come parole di grammatica, cioè quelle che creano, che connettono un po', ma non portano nessun significato puro e pieno che il tuo cervello deve sentire. Cioè, se io vi do la frase io
mangio una mela. Le content words sono mangio, e che è un verbo, e mela che è un nome. Io e una aiutano, ma possiamo toglierle. Vabbè, in italiano puoi proprio togliere il soggetto e dire mangio, perché tanto si capisce che sono io dalla O di mangio, ma se togliamo anche una e dico mangio mela, sì, se fai un esame di italiano è sbagliato, però il tuo cervello capisce cosa sta succedendo, capisce che c'è questa, cioè il tuo cervello ti dà l'immagine di fare così e ti dà anche l'immagine di cosa, cioè della mela. Quindi io che è un pronome e una che è un articolo non sono fondamentali per la comprensione minima di cosa sta succedendo, proprio a livello base di sopravvivenza. Ovviamente aiutano e possono dare dei significati un po' più colorati, un po' più diversi, però proprio di sopravvivenza base non ce n'è bisogno. Lo guardiamo in inglese. In inglese, col fatto che non si coniugano i verbi, si può vedere meglio l'aiuto. Si può vedere meglio, insomma, che si capisce lo stesso, perché così diciamo I eat an apple, togliendo I and an, rimane eat apple. Allora, mentre in italiano dicendo mangio si capisce che sono io, in inglese se tu dici eat non si capisce chi è che lo fa, però comunque il tuo cervello capisce che questa mela viene mangiata, capisce l'azione e capisce che cosa viene mangiato. Quindi eat apple è sufficiente per il tuo cervello per capire proprio base cosa sta succedendo. E questo per me è geniale come concetto, che succede, ripeto, in tutte le lingue. Perché questo è importante ed è geniale in inglese? Perché le content words, quindi le parole che trasmettono contenuto, quindi quelle importanti, rimangono invariate. Cioè famous, che è un aggettivo, si potrà sempre solo pronunciare come famous. È vero che c'è una schwa all'interno, ma questa parola non cambia mai, cioè nasce con una A per la lettera A e una schwa per le lettere O, U e basta. Quando dico actor c'è solo questo modo per pronunciarlo. Quando dico second, quando dico opinion, anche se hanno delle schwa dentro, ma non si possono, questa parola non cambia. Ci sono parole in inglese che invece cambiano pronuncia e quindi hanno due pronunce in base alla funzione che hanno, e questo succede solo con le function words, quindi tutte le parole che non sono importantissime. E lo fate anche voi quando parlate inglese ogni tanto, lo fate già senza saperlo, e piano piano ci arriviamo. Allora, guardiamo alle preposizioni, quindi di, ad, in, con, super, tra, fra in italiano. Allora, le preposizioni sono importanti, non sto dicendo che non lo sono, perché creano delle relazioni logiche tra parole, ok? Però sono meno importanti delle content words. Quindi andiamo a vedere la frase This is for you. Quindi questo è per te. Sarebbe for in americano, ma noi non la pronunciamo la R. Quindi andiamo a guardare la parola for, che è una preposizione, quindi questo è per te. Quando noi parliamo, noi non diciamo mai, cioè studiando l'inglese, usando l'inglese che studiate a scuola, voi direste this is for you, ma noi non lo diciamo così. Noi diciamo this is for you, this is for you, this is for you. Adesso dico la frase come la direste voi e come la diciamo noi. This is for you, this is for you. For diventa fa. This is for you. For ha un suono lungo,
O, this is for you, diventa this is for you. Quindi questa O lunga diventa semplicemente una schwa. E sentite quanto più inglese mi fa dire semplicemente this is for you. Perché succede questo? Perché appunto questa function word non è importante tanto come altre parole e quindi noi la riduciamo. Queste parole, queste function words hanno due modi, questi due modi di essere pronunciati. Noi diciamo strong form, quindi la forma forte, quando mantengono il loro suono originale, quindi la strong form di F-O-R sarebbe fo, con una O lunga e forte. E hanno anche una weak form, una forma debole, che è quando appunto riduciamo e indeboliamo il suono, che diventa F, praticamente F. Quindi in inglese nessuno direbbe this is for you, noi diciamo solo this is for you. Se dite this is for you, siete uno straniero, anche se ve lo pronunciate benissimo da madrelingua quella parola for, ma nessuno la direbbe così lunga. E per me questa è una cosa strabiliante, è geniale, assolutamente, absolutely geniale. Cioè l'inglese ha proprio tutto il mio rispetto per questa cosa. La parola at, che anche questa è una preposizione, quindi I'm looking at you. Quando diciamo at usiamo la A di drag, che richiede una marea di movimento, come vedete, at, ma io non direi mai I'm looking at you. Noi diciamo I'm looking at you, I'm looking at you. Quindi at diventa ut, at, ut, at, ut. La T cambia anche, ma per un altro motivo, non perché è debole, ma magari ne parleremo in un altro video. Quindi noi non diciamo I'm looking at you, non diciamo I'm looking at you, diciamo I'm looking at you, I'm looking at you. E un'altra cosa interessante è che all'interno di una frase sono le content words che hanno l'accento, che creano il ritmo. Quindi tornando a I eat an apple, sono eat e apple che ti fanno fare questo suono, questo salto di intonazione. I eat an apple, I eat an apple, dove non c'è niente su I eat an apple, perché function words non portano l'accento. Cosa vuol dire? Se io dico I'm looking at you, creare questo at con un suono forte ti distorge un po' il ritmo, perché ti fa mettere un po' più di accento sulla parola at, ma non ci deve essere. Quindi togliendo questo suono e riducendolo ad una schwa è più facile anche eliminare l'accento. Quindi diciamo I'm looking at you, dove l'accento è su looking. This is for you, this is for you, this is for you. Non c'è nessun accento sulla parola f. Questa cosa succede anche semplicemente con gli articoli a e an, quindi la strong form of, dell'articolo detta l'italiana a è a. La weak form è semplicemente una schwa, quindi io dico a friend, non dico a friend, non dico neanche a friend, perché questa è un italianato. La lettera A in inglese ti dà tantissimi suoni, ma l'unico suono che non ti dà al 100% è A, quindi non esiste proprio. Quando non diciamo an apple, noi diciamo an apple,
an apple, perché anche questa è un'italianata, diciamo semplicemente an apple, an apple, an apple. E ne guardiamo un'altra. Noi non, cioè neanche voi, cioè, non diciamo rock and roll. Rock and roll è molto difficile da dire, vedete che proprio mi blocco anch'io. Noi diciamo rock and roll, rock and roll, rock and roll, perché la parola and, questa è la strong form, quindi and diventa semplicemente un, dove la A diventa una schwa e la D scompare completamente. Quindi la weak form, la forma debole di and, è pronunciata esattamente come la forma debole di an, per dire uno. Quindi diciamo rock and roll, rock and roll, rock and roll. Non diciamo rock and... non possiamo neanche trasformare la A in una schwa e tenere la D. La D va via, quindi rock and roll, rock and roll. Quindi probabilmente lo fate anche voi con questa frase senza sapere di starlo facendo. E questo succede anche con i verbi modali, che sono can, must, will, would, could, should. Adesso vabbè, will no, perché è già il suono I di solito è già abbastanza debole di suo, quindi non si indebolisce. Ma guardiamo il verbo can. La forma forte di can è can con la A, non è Ken, perché Ken è il marito di Barbie. Ken non esiste in inglese. Quindi se io dico I, se voglio dire so nuotare, si dice I can swim. Però noi non diciamo I can swim. Facciamo fatica proprio, cioè I can swim è difficile, quindi la A di can diventa kun. Quindi noi non diciamo I can swim, diciamo I can swim, I can swim, I can swim. Perché i verbi modali e i verbi ausiliari non sono importanti. Prima vi ho detto che i verbi sono content words, quindi verbi di significato compiuto che non dovrebbero cambiare, ma questa cosa non succede quando sono verbi ausiliari o modali, perché se dico so nuotare, il verbo principale è nuotare. Devo studiare, anche in italiano il verbo principale è studiare. Devo dà un colore diverso che non deve essere ignorato, ma se devo togliere, per la comprensione minima il mio cervello deve sentire studiare, non devo. E la stessa cosa succede in inglese, quindi can è un verbo modale e quindi non è importante, quello importante è swim, quindi anche can viene ridotto a can, quindi I can swim, I can swim, I can swim. E come vedete non c'è nessun accento su can, perché l'unica cosa che praticamente il mio cervello deve sentire è swim, perché anche I è un pronome e quindi è una function word, che quindi è non importante. Succede tutte le volte? No. Allora, innanzitutto, quando è che quindi vediamo? Allora no, innanzitutto non tutte queste function words cambiano pronuncia. Ad esempio, come ho appena detto, il verbo will per fare il futuro, I will swim, non cambia perché il suono E è già abbastanza debole, quindi rimane. Ci sono alcune parole che invece proprio non cambiano per nessun motivo principale. Ad esempio la preposizione on, che vuol dire su, non diventa un, rimane on. La preposizione off con 2 F rimane off, mentre la preposizione of, che si scrive con una F ma si pronuncia con una V, che vuol dire di, cambia, diventa of, quindi la O di of diventa of. Ma ripeto, al 90%
cambiano, ma non tutte cambiano, quindi non può succedere, non spaventatevi se non tutte cambiano. Quindi, quando è che, tornando a quelle che invece cambiano, quando è che usiamo una strong form e quando è che usiamo la weak form? Quindi la strong form, quella che mantiene il suono forte, è intanto la versione che trovate sul vocabolario. Cioè, se voi cercate la parola for, F-O-R, la pronuncia che il vocabolario vi dà è con la O lunga. Poi vi dà anche quella debole, se un vocabolario è fatto bene, ma è quella lì. Ma vi dà quella lì. E quando è che la usiamo? Ci sono due situazioni in cui possiamo usare una function word che ha una forma debole nella sua forma forte, e queste due sono quando vogliamo creare opposizione e contrasto e quando questa parola compare alla fine di una frase o di un blocco logico o di una proposizione, penso che si chiama in italiano. Cioè, non si può finire una frase con una forma debole di una parola, e ci arriviamo. Quindi andiamo al fatto di opposizione, cioè torniamo alla frase di this is for you, quindi questo è per te, dove F-O-R diventa F, quindi forma debole. Posso anche dire this is for, e la cambiamo un po', diciamo this is for Mark, this is for Mark, quindi questo è per Mark, quindi questo regalo ad esempio è per Mark. E guardiamo la preposizione from, che vuol dire da, che anche questa diventa debole, quindi non diciamo from, diciamo from. Quindi posso dire this is for Mark, questo è per Mark, e this is from Mark, questo viene da Mark, quindi Mark che te lo manda. Quindi dette così separatamente, usiamole come semplice informazione, usiamo le forme deboli in tutti e due. This is for Mark, questo per Mark, this is from Mark, questo viene da parte da Mark. Però se voi mi dite oh, this is for Mark, quindi questo è per Mark, e io dico no, it's not for Mark, it's from Mark. Quindi io ti dico no, non è per Mark, è da Mark, quindi voglio correggere una cosa che magari hai capito male, cioè voi pensate che lo dovete dare a Mark, mentre mi dico no, questo non dovete dare a Mark, questo viene da Mark. Quindi io mettendo l'accento su for e from creo questa posizione. Quindi una semplice informazione è this is for Mark o this is from Mark. Quando voglio creare opposizione dico this is not for Mark, this is from Mark. Spero di essermi spiegato bene. E questo succede se ad esempio appunto con preposizioni, quando magari, perché una dà se ne hai due che danno un concetto diverso e lo vuoi chiarire. Un altro con i verbi modali, ad esempio, se voi mi chiedete can you help me, quindi mi puoi aiutare, in questo caso can è un verbo modale, quindi diventa debole, non diciamo can you help me, diciamo can you help me. Io posso dire I can help you but I don't want to, quindi sì, io posso aiutarti ma non voglio. Noi in realtà diremmo I can help you but I won't, quindi posso aiutarti ma non lo farò. In questo caso io perché dico stresso perché non so come si dica in italiano, perché stresso can, perché voglio dirvi che sì, posso, quindi voglio portare la vostra attenzione sul fatto che io sì, posso, però non lo faccio, cioè avrei l'abilità di farlo, avrei il tempo anche, avrei i soldi per farlo, ma non lo farò. Quindi lo usiamo per creare questa opposizione o per enfatizzare ulteriormente. In inglese proprio puro lo faremo ancora meno e diremmo se mi chiedete
can you help me, noi diremo I can, but I won't. Quindi togliamo anche help. Però questo è il concetto di quando volete creare opposizione o appunto ulteriori enfasi. E l'ultima è l'altra situazione dove usiamo una strong form è appunto quando finiamo la frase, perché non si può finire una frase con una forma debole. Quindi ogni volta che ad esempio una preposizione compare alla fine di una frase bisogna per forza farla forte. Quindi abbiamo visto this is for Mark, quindi questo è per Mark, dove for è debole perché Mark è la content word che viene dopo. Però se io vi chiedo who is this for, quindi per chi è, e noi diremo chi è per, quindi mettiamo la preposizione alla fine. Who is this for? Noi non possiamo dire who is this for, perché vedete che fa proprio, cioè fa quasi senso dirlo, di who is this for. Dobbiamo per forza dire who is this for, perché for compare alla fine. Diciamo where are you from? From. I'm from England. I'm from England. Where are you from? Ha una strong form. I'm from England ha una weak form, perché non è la cosa principale nel secondo caso. Con i verbi modali andiamo ad esempio anche lì, se compaiono alla fine bisogna per forza usarli alla forma forte. Quindi semplicemente se mi chiedete can you speak English, io dico yes I can, non posso dire yes I can. Diciamo yes I can perché can è l'ultima parola di questa frase. O, tornando alla risposta di prima, è l'ultima parola della proposizione. Quindi se voi mi chiedete can you help me, io dico I can but I won't. Perché? È vero che dopo can abbiamo altre parole, però anche in italiano posso, ma non lo farò. Questo ma introduce una seconda proposizione, una proposizione avversativa. Quindi abbiamo due proposizioni, posso ma non voglio, insomma posso ma non lo farò. Quindi posso è dove finisce la frase, la prima proposizione. Quindi tecnicamente quando dico I can è l'ultima parola di quella proposizione, quindi anche lì devo per forza usare la strong form. C'è molto di più da dire su questo concetto, non è finito qua, ma non voglio tormentarvi troppo. Vi lascio qui una lista, una playlist di tutti i video che ho fatto sulla Schwa sul mio altro canale dove insegno inglese, è tutto in inglese, ma nel caso vi interessi, se studiate inglese anche all'università ve la consiglio, perché insomma vi dice tante cose utili, perché ci sono alcune parole tipo and oppure a e an che cambiano un po' significato se li usate, cioè, usando la strong form, quindi la forma forte, potete anche implicare certi significati diversi, non semplicemente enfasi, ma anche un po' significati diversi. Però non ve li sto a spiegare qui. Quindi questa è stata proprio una cosa molto veloce su come l'importanza della schwa in inglese, che va al di là cioè è solo un'esigenza linguistica più che una cosa filosofica di genere, di qua di là. E per me è una cosa, ripeto, genialissima. E usare le weak forms, allora intanto sì, insomma, cioè se
cominciate a usare le schwas dove vanno e nelle singole parole, anche content words, vi renderà molto più inglesi già quello, e soprattutto usare le weak forms vi cambierà tantissimo la vostra pronuncia. È molto difficile introdurre weak forms nel vostro parlato. All'inizio sarà una cosa molto complicata perché il vostro cervello cercherà comunque di tornare a quello che sapeva, ma una volta che riuscite ad implementare non tornerete mai più indietro, perché il vostro cervello capirà che usare le weak forms richiede molta meno energia, quindi non vi spingerà ad usarne di più e vi cambierà davvero proprio la pronuncia. Questa è una cosa, le weak forms è una cosa che, nonostante io abbia un talento naturale per le lingue, non ci avevo mai fatto caso, quindi le ho dovute imparare, qualcuno me le ha dovute insegnare, mi ci è voluto un po'. Ma adesso non riesco a immaginare la mia vita dicendo I can't swim, non esiste, mi fa venire i brividi, perché proprio non esiste. Quindi è un cambiamento brutale, ma che ne vale la pena. Prima di dimenticarmi, l'ultima cosa che volevo dire è che abbiamo detto che non si può finire una frase con una function word in weak form, tranne, ovviamente c'è sempre l'eccezione, tranne i pronomi personali, quindi me, you, him, her. Quindi in quei casi lì si possono finire le frasi con un pronome debole. Lo puoi anche tenere lungo, cioè, allora, I love you rimane debole. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Questo me, la forma strong ha la I lunga, me, ma la forma debole è semplicemente me. In questo caso vedete che non si usa una schwa, si accorcia semplicemente la lunghezza della I, ma è un'eccezione, diciamo. E queste di solito vanno sempre deboli. Quelle che invece potete sentire sia deboli che forti sono us, quindi noi, e them, loro. Io tendo a usarle deboli, quindi they love us, quindi us diventa us e them diventa them, quindi they love us, I love them, ma potrete anche sentire they love us, I love them, anche senza voler creare opposizioni o creare enfasi, li usiamo semplicemente così. Però se volete creare opposizioni, ovviamente li potete usare forti, cioè se voi mi accusate di amare qualcun altro, io dico no, I don't love him, I love you, quindi do enfasi a him e you. Ok, adesso vi lascio andare, anche perché sono le 5 di mattina e il sole sta sorgendo, non so quanto riuscirò a continuare a filmare, e ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao.